Benvenuti al Killiani. Vi siete mai chiesti cosa ha reso la Marvel speciale rispetto a tutti gli altri editori di fumetti del tempo? Cosa l'ha portata a essere così osannata rispetto alla concorrenza, tanto che nell'ultimo decennio è diventata, nel bene e nel male, un colosso dell'intrattenimento? Tutto ha origine da un'idea molto semplice: la volontà di raccontare non soltanto avventure, epiche imprese o azioni impossibili, no. Stan Lee e i suoi collaboratori scelsero di raccontare prima di tutto persone, non di maschere. Tutto ha origine con 4 eroi che, prima di essere tali, sono una famiglia. Quello che andremo a fare oggi sarà discutere e analizzare questo incredibile quartetto di eroi come gruppo, ma anche guardando singolarmente le filosofie di ciascun personaggio. Reed Richards, Benjamin Grimm e i fratelli Susan e Johnny Storm sono sempre stati legati da rapporti unici e autentici. Amicizia fraterna, amore o persino legami di sangue. Tutto questo ancor prima di diventare eroi. La loro storia delle origini è molto semplice ma efficace. Il quartetto venne esposto a dei raggi cosmici durante una missione spaziale che li fece uscire cambiati, li rese speciali, con nuovi e straordinari poteri. Le storie dei Fantastici 4 non sono solo storie di supereroi, sono storie di fantascienza e di avventura come quelle di Verne, con un tocco di sitcom americana che porta alla luce gli aspetti più umani dei personaggi. Un altro aspetto importantissimo del quartetto, e che troppo spesso viene dimenticato, è che questi protagonisti, prima di essere eroi, sono degli esploratori. Le loro avventure spesso li portano in altre dimensioni sconosciute, in abissi inesplorati o in quello stesso spazio che ha dato loro quei preziosi talenti. Ci tenevo a sottolineare questo aspetto troppo sottovalutato dei personaggi, perché noi di Alkill siamo molto legati all'esplorazione di mondi e contesti ignoti. Non è un caso che ci sia Archetipica tra le nostre produzioni, un'antologia di storie pensata proprio per chi ha fame di questi reami impossibili e misteriosi, con articoli, racconti e fumetti che non vi lasceranno delusi. I nemici dei Fantastici 4 sono davvero iconici. L'uomo impossibile, Namor, il Marchese della Morte, senza considerare i pesi massimi come Silver Surfer e Galactus, a cui abbiamo dedicato un video apposito. E ovviamente il Dottor Destino, che ormai è un po' la mascotte della rubrica, visto che lo cito praticamente in ogni video. Ma ora andiamo a vedere più da vicino la famiglia americana più famosa di sempre. Dopo i Simpson, ovviamente. Partiamo da Johnny Storm, la torcia umana, che con il suo potere di incendiarsi e controllare il fuoco ci ha sempre regalato battaglie davvero scenografiche. Johnny è il personaggio forse più vicino al lettore, o comunque il più adatto a essere amato da un pubblico giovane, essendo un ragazzo energico, spesso irriverente, se non addirittura frivolo, ma comunque dal grande cuore. È innegabile come riesca sempre a portare allegria anche nei momenti più bui, con una battuta tagliente o con qualche scherzo a Ben Grimm, con cui ha quel rapporto di amicizia unico e fraterno. Ma Johnny non è solo lo zio simpatico della famiglia. Johnny è un collante per il gruppo e ha vissuto giorni davvero bui. Uno degli eventi più significativi del personaggio fu proprio la sua, almeno presunta, morte. Fu un evento epocale all'epoca. Persino io, che al tempo non leggevo fumetti dei supereroi, ricordo il sottile albo incartato in una busta nera in segno di lutto, decorato solo da un grosso 3. La torcia umana contro miliardi di creature insettoidi di un'altra dimensione lontana, da solo contro un esercito per salvare il suo mondo, i suoi amici e la sua famiglia. Un gesto che fece tremare le fondamenta dell'universo Marvel e che ricordò ai lettori quanto Johnny Storm meriti il titolo di eroe. Ben Grimm è forse il personaggio più difficile da scrivere dell'intero quartetto, ma anche quello psicologicamente più profondo e complesso. Il suo potere è la sua maledizione, il suo dramma e la sua virtù. I raggi cosmici hanno mutato il suo aspetto.
rendendolo un gigantesco uomo di pietra dalla forza e dalla resistenza smisurate, trasformandolo in un mostro dal cuore umano. Ben è quell'amico di famiglia da così tanto tempo che è praticamente uno zio acquisito, burbero e cinico, ma dal cuore d'oro, soprattutto nei confronti dei bambini. Ha ottimi rapporti con Reed Richards, l'unico uomo che forse un giorno potrà spezzare la sua maledizione e farlo tornare normale, con cui ha un'amicizia decennale che si portano dietro da quando erano ragazzini. Non meno importante è il rapporto con Johnny, il quale, attraverso scherzi e prese in giro, non lo tratterà come un malato, un diverso o comunque qualcuno da tenere sotto una campana di vetro. No, con Johnny Ben viene trattato da pari, da uomo. Non è un caso che alla presunta morte della torcia sarà lui a uscirne più distrutto di tutti. Il punto della cosa, però, è proprio che egli vive una vita da mostro. Non può avere rapporti normali, uscire inosservato o anche solo provare la sensazione di un abbraccio gli è precluso. Altri personaggi dei fumetti hanno subito sorti simili, anzi, molti si sono piegati alla via del male per molto meno. Ma Ben ha scelto e sceglie ogni giorno di essere un eroe e un amico. Uno dei momenti più iconici e profondi del personaggio? Quando rinuncerà a sposare Deborah Green, la sua fidanzata, consapevole di come le compagne dei supereroi tendano a morire davvero troppo facilmente. Rinunciare a un amore per un eroe affascinante come Tony Stark, Thor o anche solo la Torcia Umana è cosa da poco, ma per Ben Grimm, con il suo corpo mostruoso, tutt'altro. Susan Storm, amata moglie di Reed e sorella di Johnny. Cosa dire di lei? Intanto che con i suoi poteri è probabilmente la più potente del quartetto ed anche la più sottovalutata. La donna invisibile, come dice il suo nome, può non solo rendersi invisibile agli occhi del nemico, ma anche creare campi di forza con cui può volare, difendersi e perfino attaccare, potendoli creare direttamente nel cervello o negli organi interni dei suoi nemici. Susan è una donna pacata, una madre amorevole e una formidabile eroina, capace di tirare fuori la grinta necessaria nelle situazioni più difficili. Susan è anche il membro più empatico del quartetto, cosa che la porta anche a una certa spiritualità e fede religiosa, come vediamo in Marvel 1602 o nella Crociata dell'Infinito. Un altro dettaglio da non trascurare è il suo aspetto esteriore. Susan è una delle donne più belle dell'universo Marvel, il che l'ha portata a essere desiderata da personaggi come Namor o il Dottor Destino. Per essere invisibile non si può certo dire che passi inosservata. A volte eroina, a volte madre, a volte principessa in pericolo, la nostra Susan ha fatto di tutto. Sulle pagine di Age of Ultron ha vissuto persino una serie di disavventure nel passato insieme a Wolverine, un'accoppiata improbabile e caotica. Parliamo ora di Mr. Fantastic, la cui capacità è quella di allungarsi e deformarsi come se fosse fatto di gomma. Tuttavia, il suo vero dono sta nell'intelligenza. Richards è uno dei personaggi più intelligenti dell'universo Marvel, un genio in qualsiasi disciplina scientifica e capace di costruire veri e propri prodigi. Reed è ateo, passa spesso giorni se non settimane chiuso nel suo laboratorio a creare e costruire con un solo grande fine: riparare le cose. Richards ha assoluto rispetto per la vita umana e aliena, non uccide mai i suoi nemici. Oltre a questo, Richards è un marito amorevole, un buon padre, un grande amico e un eroe visionario. O almeno questo è ciò che arriva alla maggior parte del pubblico. Ma sarà davvero così? Partiamo leggeri,
dicendo che Reed sbaglia davvero spesso, è tutt'altro che infallibile e non sono rare le occasioni in cui ha dovuto chiedere aiuto persino ai suoi nemici, come per la nascita di Valeria o nel tentativo di salvare la sua famiglia dalla distruzione dell'universo in Secret Wars. Vogliamo poi contare quante volte i suoi esperimenti hanno messo in pericolo l'universo o i suoi amici? Reed è uno scienziato pazzo che ha solo avuto l'enorme fortuna di circondarsi di persone amorevoli, che ha sempre messo in pericolo. Infine, vi faccio una domanda. Reed Richards è davvero l'uomo che aggiusta le cose? Perché, parliamoci chiaro, com'è possibile che uno degli uomini più intelligenti del mondo, capace di aprire varchi dimensionali, viaggiare nel tempo, non possa curare il suo migliore amico dall'essere un uomo di pietra? Forse, e dico forse, è perché suddetto uomo di pietra è molto comodo a Richards nelle sue avventure ed esperimenti folli. Non vi basta? Perfetto. Aggiungiamo La morte di Captain Marvel, una graphic novel intensa che racconta di come l'eroe protagonista stia morendo di cancro. Un'opera tragica che mostra il lato umano di un supereroe cosmico. Ma qui viene fatto notare come, nonostante l'universo Marvel sia pieno di cervelloni, nessuno si sia mai preso la briga di trovare la cura a malattie mortali ancor fin troppo diffuse. Ok, capisco che Richards non curi il proprio amico per fini utilitaristici, ma perché non curare il mondo? Semplice, perché non gli interessa farlo. Non ci sono davvero altre spiegazioni logiche. Ricordiamoci che mentre vivere nella Latveria di destino significa avere una sanità, una tecnologia e un benessere fuori dal comune per tutti i cittadini, vivere nell'America di Richards significa vivere nella solita vecchia America, con l'extra di qualche invasione extradimensionale. Il fatto che Richards sia un criminale pericoloso lo dimostra il fatto che tutte le altre versioni di Mr. Fantastic sono inequivocabilmente malvagie. Abbiamo un intero arco narrativo in cui vediamo tutti i Reed del multiverso che si liberano degli effetti e insieme decidono di controllare e riparare il multiverso con tecnologie folli e guanti dell'infinito, rendendo questo consiglio dei Reed una delle minacce cosmiche più spaventose di sempre. E non fatemi parlare del creatore, forse la versione malvagia di Reed per antonomasia dell'universo Ultimate, che, sopravvissuto alla distruzione del suo universo, è ormai da un decennio che fa danni nell'universo Marvel regolare. Insomma, tutti i Reed in un modo o nell'altro sono dei villain. Il nostro è sicuramente il meno peggio, ma forse è solo perché ha una famiglia e dei compagni che riescono in un certo senso a tenerlo a bada. Il momento più iconico di Reed resta comunque il suo scontro con il Dottor Destino al termine di Secret Wars, un confronto finale con il rivale che chiude perfettamente decenni di battaglie. Abbiamo parlato di Secret Wars in un video a parte, se volete saperne di più. È impossibile non chiudere il video parlando dei figli di Reed e Susan, la nuova generazione di eroi che diventano parte del gruppo ufficialmente con la nascita della Fondazione Futuro. Permettetemi di dire che Franklin e Valeria Richards sono personaggi stupendi, aggiungono nuove dinamiche al gruppo e sono tutt'altro che la versione in miniatura dei loro genitori, cosa che con i figli di supereroi non è mai scontata. Franklin è uno dei personaggi Marvel più potenti in assoluto. Con la capacità di alterare la realtà stessa con la propria fantasia, si potrebbe definire a tutti gli effetti il più grande sognatore della Marvel. Sembra quasi la rappresentazione su carta del pubblico più infantile, in senso buono, dei fumetti di supereroi, di tutti quei bambini che, leggendo storie di eroi, immaginano mondi e avventure impossibili. È importante specificare però che Franklin resta comunque un bambino ed è importantissimo per la natura del personaggio che, nonostante i suoi poteri, affronti le difficoltà della crescita e cerchi in figure come lo zio Johnny o lo zio acquisito Ben dei punti di riferimento. Franklin aggiunge quel tocco di follia, stranezza, imprevedibilità e colore alle storie del quartetto. Di questo personaggio esiste anche una sua variante adulta. Crescendo, Franklin evolverà ulteriormente i suoi poteri, vivendo ben più di una vita umana, ed anzi diventerà praticamente immortale.
Camminando per i secoli accompagnato dallo zio Ben Grimm, Franklin imparerà a essere prima un uomo, poi un eroe e infine un dio. Nello scorso video vi dissi che il potente Galactus ha avuto molti araldi, ma che egli è stato a sua volta servitore di un uomo soltanto. Quell'uomo è Franklin Richards. Per quanto riguarda la piccola Valeria, invece, vi premetto subito che è il mio personaggio preferito del supergruppo. Il potere di Valeria è la semplice superintelligenza. È un piccolo genio che, non ancora arrivata ai 10 anni, può competere con le menti più brillanti del pianeta, padre compreso. Valeria riesce a creare piani efficaci e macchinari complessi, ma proprio come nel caso del fratello, il tutto si scontra con il suo essere una bambina, che dà sempre quel tocco di imprevedibilità in più. Valeria è tuttavia un caso ancora più problematico del fratello, perché la sua intelligenza le causa anche una profonda solitudine, un disagio e una difficoltà nelle relazioni umane. Ovviamente non fraintendetemi, Valeria ha ottimi rapporti con tutti gli zii, la madre e ovviamente il fratello con cui è sempre complice. Ma si vede che le manca qualcosa. Si vede che queste persone che le danno sì affetto e stabilità non riescono a starle dietro in tutto e che l'unica persona in famiglia che potrebbe farlo, il padre, o la tratta come una bambina o è semplicemente troppo occupato per lei. Una bambina e un genio. Un conflitto interiore apparentemente irrisolvibile, a cui si unisce l'apparente mancanza di una figura che possa anche solo capirla. È qui che entra in scena il rapporto più importante di Valeria, quello con il dottor Destino. Victor Von Doom non è solo colui che grazie alla magia le ha letteralmente permesso di venire al mondo e le ha dato il suo nome. Per Valeria Destino è quel mentore, quella figura che la tratta da pari, che la capisce davvero e con cui può essere se stessa. Tra Destino e Valeria nasce quindi un sincero rapporto di affetto, complicità e aiuti reciproci, che plasmerà la crescita della ragazza, dandole quelle idee alternative ai dogmi e alle restrizioni che vivrebbe solo nella bolla familiare e che, alla lunga, avrebbero atrofizzato il suo genio. Victor offre alla ragazza il dono più prezioso di tutti: nuove possibilità e punti di vista. Se per tutti gli altri Victor Von Doom è il dottor Destino, per Valeria è semplicemente zio Destino. Proprio come per Franklin, anche di Valeria esiste una versione adulta proveniente dal lontano futuro. Questa Valeria riesce a creare piani così complessi da muovere letteralmente degli dei, elementi più brillanti del passato come Destino, Richards e la sua versione bambina, come pezzi su una scacchiera. Valeria ormai non ha eguali in termini di intelligenza e, seppur sia dedita alla giustizia come il padre, segue sempre e comunque la sua agenda personale come Destino, applicando i suoi metodi estremi, divenendo forse la sintesi finale delle visioni del mondo di Richards e Destino, che attraverso Valeria riescono a incontrarsi e diventare qualcosa di nuovo. Il momento migliore della Valeria adulta è quando, alla fine del suo piano, troppo intricato per essere spiegato, arriverà nello stesso luogo al di là di tutto, che è stato simbolo del successo e del fallimento delle intenzioni prima del padre e poi di Destino, dichiarando: qui posso costruire, dimostrando infine di aver superato i suoi predecessori. Valeria Richards è la donna più intelligente della Marvel. Siamo arrivati alla fine. I Fantastici 4 restano un gruppo eterogeneo con storie altrettanto diversificate, tra run epiche ai confini del tempo, storie semplici in stile sitcom e avventure da supereroi. Sicuramente sapranno darvi decine di ore di lettura tutt'altro che noiose. Chi è il vostro preferito del quartetto? Vi sentite più rappresentati dal dramma della cosa, dalla spensieratezza e dall'eroismo di Johnny? O forse vi immedesimate di più nella grinta della donna invisibile che per difendere i suoi affetti non si fermerebbe mai davanti a niente? Ovviamente io trovo la mia affinità in Valeria, non solo per il mio intelletto superiore, ma perché, dopo tutto, anche io qui
posso costruire. Beyond Hall.